Benvenuti, amanti del bello e cercatori di emozioni vere, bentornati nel vostro salotto preferito affacciato sul Bosforo, l'unico luogo dove le luci della ribalta non riescono mai a nascondere le ombre del cuore. Siete su Gossip alla turca. Questa sera vi portiamo dentro un sogno, in una notte dove il lusso sfrenato ha incontrato la vulnerabilità più pura. Immaginate lampadari che piangono gocce di luce, abiti che frusciano come promesse e due protagonisti, Alina Boz e Alp Navruz, pronti a scrivere il capitolo più importante della loro vita. Ma attenzione, perché ogni favola ha il suo mistero, e questa volta il mistero ha il volto rigato di lacrime di una delle attrici più amate, Azal Suba. Cosa si nasconde dietro quel pianto improvviso all'ingresso della sala? È gioia incontenibile o il peso di ricordi che non vogliono svanire? Prima di varcare insieme la soglia di questo hotel da sogno, vi chiedo un gesto di appartenenza: iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per sentire ogni battito di questa storia e, se volete sedervi in prima fila con noi e sostenere il nostro lavoro, cliccate con forza sul tasto Abbonati, Katil. Il vostro supporto è la nostra luce. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce in questo coro di emozioni. Siete pronti a scoprire cosa è successo davvero nella notte più scintillante di Istanbul? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, ci sono serate che nascono sotto il segno dell'incanto, destinate a rimanere impresse nella memoria collettiva non solo per lo sfarzo esibito, ma per l'umanità che, prepotente, rompe gli argini del protocollo. La celebrazione del fidanzamento tra i due astri nascenti, la splendida Alina Boz e l'affascinante Alp Navruz, aveva tutte le carte in regola per essere l'evento mondano dell'anno. Istanbul, la città dei due continenti, ha offerto il suo palcoscenico più esclusivo, un hotel di lusso dove l'oro e il velluto si fondono, dove i lampadari di cristallo scintillano come polvere di stelle catturata e imprigionata per il piacere degli occhi. La lista degli invitati sembrava il cast di una produzione colossale, un vero e proprio appello delle celebrità più in vista del momento, pronte a sfilare su un tappeto rosso invisibile ma palpabile. Proprio mentre le note della musica si addolcivano, lasciando spazio al brusio eccitato degli ospiti che prendevano posto, una figura è apparsa nella hall, catturando immediatamente l'attenzione generale. Era l'attrice Azal Suba. Indossava un abito nero, semplice ma di un'eleganza disarmante, un taglio che sembrava voler rispettare la solennità del momento senza rubare la scena. Il suo trucco era sobrio, studiato per esaltare i suoi lineamenti delicati piuttosto che mascherarli. Ma non era il suo look a far voltare le teste, era la sua postura. Azal è entrata con il capo leggermente chino, come un cigno ferito che cerca di nascondere le proprie lacrime agli occhi curiosi del mondo. Si è fermata vicino a una maestosa colonna di marmo, cercando un punto d'appoggio, un'ancora in mezzo alla tempesta emotiva che la stava travolgendo. Ha fatto un respiro lento, profondo, tremante, come se stesse cercando di ricacciare indietro una marea che minacciava di esondare. In un istante, il cerchio magico dell'amicizia si è stretto intorno a lei, amici e colleghi si sono radunati, offrendo parole sussurrate, tocchi gentili sulle spalle, sguardi di comprensione. Cercavano di lenire l'onda di qualsiasi cosa stesse provando, creando una barriera protettiva contro il giudizio e la curiosità. Non ci è voluto molto perché un mormorio si diffondesse attraverso la folla, rapido come il vento che increspa le acque del Bosforo. Tutti si chiedevano cosa avesse toccato così profondamente l'anima di Azali in una notte così radiosa. Le speculazioni si muovevano veloci quanto i vassoi d'argento dei camerieri. C'era chi sussurrava che fosse il risultato di mesi estenuanti di riprese e prove, una stanchezza accumulata che finalmente presentava il conto, facendo crollare le difese. Altri, più inclini al romanticismo malinconico, ipotizzavano che il significato profondo della serata avesse smosso ricordi di tempi andati, di amicizie forgiate nelle lunghe ore sul set, di inizi e fine che ancora echeggiavano in canzoni familiari. Qualunque fosse la ragione, c'era una dolcezza palpabile nell'aria intorno a lei, come se la sua emozione avesse costretto l'intera stanza a rallentare il battito per un istante, sintonizzandosi su una frequenza più intima. Dopo un breve momento di raccoglimento nella hall, quasi una preghiera laica, Azal Suba ha sollevato il mento. Un gesto di sfida gentile, di resilienza.
È seguito un sorriso fragile, impercettibile, quel tipo di sorriso che ti dice che qualcuno è determinato ad affrontare una notte che significa più di quanto chiunque altro possa comprendere. Ha fatto un passo avanti, entrando nella sala dove si sarebbe svolta la cerimonia di fidanzamento. E lì, ad attenderla come i protagonisti di una favola moderna, c'erano loro, Alina Boz e Alp Navruz. Le loro mani erano intrecciate, i loro occhi caldi e accoglienti. Non c'è stata esitazione. Il loro abbraccio è stato naturale, intimo, viscerale. È stato il tipo di abbraccio che comprime anni di fiducia, segreti condivisi e supporto reciproco in pochi, preziosi secondi. Gli ospiti hanno osservato con tenera attenzione mentre i tre si stringevano l'uno all'altro, formando un piccolo nodo di sincerità in una stanza costruita sullo spettacolo. L'applauso che ne è seguito non è venuto dalle mani, ma dagli sguardi commossi dei presenti. Da quel punto in poi, una corrente più gentile ha trasportato la serata. Non è passato molto tempo prima che vedessimo una trasformazione. Azal rideva con gli amici più stretti vicino alla pista da ballo, lasciando che la musica sollevasse il suo spirito. Quando un amico, con l'atteggiamento curioso di un reporter ma l'affetto di un fratello, l'ha toccata con un sorriso preoccupato, lei ha risposto dolcemente: "Sono venuta per condividere la loro gioia. Questa notte è importante anche per me." La sua voce non era pesante, solo onesta, e in quell'onestà c'era una grazia quasi nostalgica che ha toccato il cuore di chi l'ha udita. Mentre le ore si dipanavano, la sala si gonfiava di romanticismo e risate, di brindisi e del sottile tintinnio dei bicchieri che si toccavano. Alina e Alpi irradiavano una felicità facile, contagiosa. I loro occhi si incontravano in scambi silenziosi che dicevano tutto senza bisogno di parole, un linguaggio segreto che appartiene solo agli innamorati. Nel frattempo, le emozioni di Azal fluivano e rifluivano come una melodia in sottofondo, costante e toccante. Un momento era persa in uno sguardo pensieroso, fissando il vuoto o forse un ricordo. Il momento dopo era al centro di un cerchio di amici, ondeggiando al ritmo di un ritornello che tutti conoscevano a memoria. Volti noti si mescolavano ai nuovi arrivati, e tutti sembravano concordare su un punto, anche in mezzo allo scintillio: il calore era reale. Non sembrava una performance per i media, ma una riunione di persone che erano state parte delle vite reciproche per più tempo di quanto i titoli dei giornali potessero catturare. Quando la torta è stata portata fuori, a più piani, delicata, quasi troppo bella per essere tagliata, la stanza è esplosa in acclamazioni. Le foto del taglio della torta si sono diffuse online come coriandoli digitali, catturando il secondo preciso in cui la logica ha ceduto il passo alla gioia pura. In tutto questo, le emozioni di Azal sono rimaste parte del ritmo della serata. Si è tamponata gli occhi una o due volte, con discrezione, poi si è ripresa, trovando ogni volta stabilità con l'aiuto della mano di un amico sulla sua spalla. A un certo punto, mentre si allontanava dalla pista da ballo per prendere fiato, qualcuno le ha chiesto sottovoce se stesse bene. Lei ha annuito, ha sorriso con una luce nuova negli occhi e ha risposto: "Vederli così solleva lo spirito di tutti." Non era un discorso preparato, era una verità posata delicatamente su un tavolo tra amici. A quel punto, la celebrazione era diventata un fenomeno oltre le mura dell'hotel. I post si moltiplicavano, angolazioni diverse, montaggi video con musiche strappalacrime, didascalie poetiche, teorie nuove. Un numero significativo di fan ha collegato la vulnerabilità di Azal a vecchie amicizie e ricordi condivisi, vedendo in lei l'emblema dell'amica fedele che si commuove per la felicità altrui. Altri pensavano che riflettesse la naturale turbolenza di una grande notte in cui il passato e il presente si trovano nella stessa stanza, costringendo a bilanci emotivi improvvisi. In ogni caso, ciò che contava era ciò che stava davanti a loro, Alina e Alp, raggianti di un amore che sembrava sia cinematografico che concreto, terreno. Alina e Alp si sono impegnati a curare ogni ospite, la loro pazienza si traduceva in un senso tangibile di intimità. Ogni stretta di mano, ogni abbraccio, ogni inclinarsi vicino per ascoltare un desiderio sussurrato rafforzava l'atmosfera di qualcosa di prezioso. Condividevano piccoli sguardi che portavano battute private o semplice gratitudine per esserci l'uno per l'altra.
Azal aleggiava a distanze rispettose, unendosi a loro qua e là, a volte ridendo di cuore, a volte sbattendo le palpebre per scacciare un'ondata di sentimento che arrivava senza preavviso. Tutto questo, gioia e tenerezza, tensione e rilascio, è stato catturato da ospiti e fotografi ansiosi di appuntare questi secondi sulla pagina della storia. Più tardi, mentre l'ora volgeva verso il corridoio più tranquillo della notte, Azal è scivolata in un angolo discreto inondato di luce ambrata. I suoi amici più stretti hanno formato un cerchio gentile intorno a lei, il tipo che protegge senza soffocare, una fortezza di affetto. Ha inspirato profondamente, ha cercato di asciugare le ciglia e ha lasciato che un piccolo sorriso rassicurasse coloro che vegliavano su di lei. La tristezza seduta nel suo sguardo non è scomparsa del tutto, ma si è ammorbidita, come se fosse stata finalmente vista e accettata, trasformandosi in una pace malinconica. In quella tasca di immobilità, sembrava tenere compagnia ai suoi stessi ricordi. Dall'altra parte della stanza, Alina e Alp continuavano a muoversi con un ritmo facile, salutando vecchi colleghi, ridendo di storie raccontate una dozzina di volte prima. Si cercavano con lo sguardo ogni pochi minuti, e le loro espressioni riversavano calore nella stanza, come fari nella notte. Dopo un po', Azal si è diretta di nuovo verso di loro. Ha stretto le loro mani e ha mormorato una gentile congratulazione che sembrava una benedizione antica. Non si trattava di essere al centro della scena, si trattava di essere presenti, testimoni attivi, in un momento che contava. L'atmosfera è rimasta una lezione magistrale di romanticismo. I toni pastello lavavano le pareti, i fiori freschi aggiungevano colore silenzioso a ogni angolo, e l'illuminazione soffusa avvolgeva tutti in qualcosa di simile al chiaro di luna. Quando gli anelli sono stati presentati e la torta condivisa, applausi e risate si sono intrecciati con alcune lacrime fuggite, lacrime non di dolore, ma di riconoscimento che ciò che stava accadendo sarebbe stato ricordato molto dopo che l'ultima canzone fosse svanita. C'è stato un breve istante in cui il passato ha tirato di nuovo la manica di Azal. Si poteva vedere nel modo in cui le sue spalle si alzavano e cadevano con un respiro attento. Poi gli amici si sono avvicinati, le battute hanno attraversato il tavolo, e il momento si è districato. Presto era di nuovo sulla pista da ballo, leggera sui piedi, muovendosi a tempo con il battito della notte. Se prima si era sentita spazzata via dalla marea, ora sembrava cavalcare l'onda con maestria. E voi, amici di Gossip alla turca, cosa leggete negli occhi di Azal? Sono lacrime di un passato che non passa o la commozione pura per la felicità altrui? E quanto è forte l'amore che avete visto tra Alina e Alp? Scrivetelo nei commenti, voglio leggere ogni vostra teoria, ogni vostra emozione. Siamo giunti al termine di questo racconto meraviglioso, che ci ha portato tra le luci e le ombre di una notte indimenticabile. La storia di Alina, Alp e Azal ci ricorda che dietro ogni grande evento ci sono cuori che battono, che ricordano e che sperano. Noi continueremo a seguire ogni passo di questa coppia da sogno e ogni emozione dei loro amici. Se questo video vi ha fatto sentire parte della festa, lasciate un like e condividetelo con chi ama le storie vere. Iscrivetevi al canale e non dimenticate il tasto abbonati, Katil, per supportarci. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video, dove la magia turca non finisce mai. A presto!